Buonasera a tutti, sono Lucas. Mia, oggi devo raccontarti una cosa importante. Finalmente ho deciso di comprare casa. Buonasera e bentornati su Wow Podcast Italian. Lucas, che bella notizia! Comprare casa è un passo enorme. Come ti senti? Sono felice, ma anche un po' nervoso. Sai, non ho tutti i soldi necessari. Devo chiedere un mutuo alla banca. Tu hai esperienza con i mutui? Sì, ho comprato il mio appartamento 3 anni fa. Ricordo ancora tutto il processo. Ascoltatori, avete mai pensato di comprare casa? È un'avventura interessante. Lucas, hai già parlato con qualche banca? Ho visitato 2 banche la settimana scorsa. È stato molto confuso. Tutti parlano di tassi di interesse, rate mensili, durata del mutuo. Non capivo quasi niente. Ti capisco perfettamente. Anch'io all'inizio ero persa. Raccontami, cosa ti hanno detto nelle banche? Qual è stata la tua prima impressione? La prima banca mi ha offerto un mutuo a tasso fisso. L'impiegato mi ha spiegato che con il tasso fisso la rata mensile resta sempre uguale per tutti gli anni. Esatto, il tasso fisso ti dà sicurezza. Sai sempre quanto devi pagare ogni mese. Non ci sono sorprese. E la seconda banca cosa ti ha proposto? La seconda banca mi ha parlato di un mutuo a tasso variabile. Costa meno all'inizio, ma la rata può cambiare nel tempo. Sembra rischioso, no? Può sembrare rischioso, sì. Con il tasso variabile le rate dipendono dall'economia. A volte paghi meno, a volte paghi di più. Ascoltatori, voi cosa preferireste? Sicurezza o flessibilità? Scrivetelo nei commenti. Io preferisco la sicurezza. Non voglio sorprese brutte. Ma c'è un problema. Il tasso fisso costa di più ogni mese. La mia rata sarebbe 800 euro al mese. 800 euro non sono pochi. Quanto costa la casa che vuoi comprare? La casa costa 200.000 euro. È un piccolo appartamento in centro città. Ha 2 camere da letto, un bagno, una cucina e un balcone. È perfetto per me. Bellissimo! E quanto hai risparmiato per l'anticipo? Sai che le banche di solito chiedono almeno il 20% del prezzo totale? Sì, lo so. Ho risparmiato 40.000 euro negli ultimi 5 anni. È esattamente il 20%. Quindi devo chiedere un mutuo di 160.000 euro. Hai fatto un ottimo lavoro risparmiando. 40.000 euro in 5 anni non è facile. Questo dimostra alla banca che sei una persona responsabile con i soldi. Grazie Mia! Ma dimmi, quando hai fatto il tuo mutuo, quanti anni hai scelto per restituire i soldi? Io ho scelto 25 anni. È un periodo lungo, ma le rate mensili sono più basse. Pago circa 500 euro al mese. È sostenibile per me. 25 anni sembrano tantissimi. L'impiegato della banca mi ha suggerito 20 anni. Con 20 anni pagherei 800 euro al mese. Con 30 anni pagherei 600 euro. È vero, più anni scegli, meno paghi ogni mese. Ma attenzione! Con più anni alla fine paghi più interessi totali alla banca. È un equilibrio difficile da trovare. Non ci avevo pensato. Quindi, se scelgo 30 anni invece di 20, risparmio 200 euro al mese, ma pago molto di più in totale? Esattamente! Devi calcolare bene. Chiedi alla banca di darti i numeri precisi. Loro possono mostrarti quanto pagheresti in totale con ogni opzione. Ascoltatori, quando pianificate grandi spese, fate sempre i calcoli completi. Buon consiglio. Un'altra cosa mi preoccupa. La banca vuole vedere tanti documenti. Mi hanno chiesto le buste paga degli ultimi 6 mesi, la dichiarazione dei redditi, il contratto di lavoro. Sì, le banche sono molto attente. Vogliono essere sicure che tu possa pagare le rate ogni mese. Hai tutti questi documenti? Ho tutto tranne la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. Devo chiederla al mio commercialista, ma mi sembra così complicato
Perché hanno bisogno di così tante cose? Le banche devono proteggersi. Stanno prestando tantissimi soldi. Vogliono sapere che hai un lavoro stabile e un reddito sicuro. È normale, Lucas. Anche a me hanno chiesto gli stessi documenti. Hai ragione. E tu quanto tempo hai aspettato prima di ricevere la risposta della banca? Circa 3 settimane. Prima hanno controllato tutti i miei documenti. Poi hanno valutato la casa che volevo comprare. Infine hanno controllato la mia storia creditizia. Storia creditizia? Cos'è esattamente? È il tuo passato finanziario. Se hai sempre pagato le bollette in tempo, se hai altri prestiti, se hai debiti. La banca vuole sapere se sei affidabile con i soldi. Per fortuna non ho debiti. Ho sempre pagato tutto in tempo. Spero che questo mi aiuti. Dimmi, dopo che la banca ha approvato il tuo mutuo, cosa è successo? Sono andata dal notaio. Il notaio è molto importante quando compri casa in Italia. Lui controlla tutti i documenti legali e organizza il passaggio di proprietà. Il notaio costa molto? Sì, purtroppo. Io ho pagato circa 3.000 euro per il notaio. Poi ci sono anche le tasse. In totale, tra notaio e tasse, ho speso circa 8.000 euro extra. 8.000 euro? Non li avevo considerati. Pensavo che con l'anticipo e il mutuo avrei coperto tutto. Devo risparmiare altri soldi? Sì, è importante mettere da parte soldi per queste spese extra. Ci sono il notaio, le tasse di registro, l'agenzia immobiliare se ne usi una. Possono essere anche 10.000 euro in totale. Che stress! Ma ne vale la pena? Sei felice di aver comprato casa? Assolutamente sì. È meraviglioso avere una casa tutta mia. Non pago più l'affitto. Posso decorare come voglio. E soprattutto sto investendo nel mio futuro. Ogni mese che pago il mutuo, la casa diventa sempre più mia. Questo mi fa sentire meglio. Dimmi, hai dovuto fare lavori di ristrutturazione dopo aver comprato l'appartamento? Un po' sì. Ho ridipinto tutte le pareti, ho cambiato la cucina e ho rifatto il bagno. Ma ho fatto tutto con calma, in un anno. Non devi fare tutto subito. Buono a sapersi. La casa che voglio comprare è già in buone condizioni. Forse devo solo cambiare qualche mobile. Ascoltatori, quando comprate casa, ricordatevi di controllare bene tutto prima. Consiglio eccellente. Lucas, un'altra cosa importante. Hai pensato all'assicurazione sulla casa? L'assicurazione? La banca ha menzionato qualcosa, ma non ho capito bene. È obbligatoria? Alcune assicurazioni sono obbligatorie quando hai un mutuo. Per esempio, l'assicurazione contro incendi ed esplosioni protegge la banca e te in caso di problemi gravi. Quanto costa questa assicurazione? Dipende dalla casa. Io pago circa 300 euro all'anno. Non è molto, ma è importante averla. Ci sono anche altre assicurazioni facoltative, come quella contro i danni da acqua o quella sulla vita. Assicurazione sulla vita. Perché dovrei farla? Se succede qualcosa a te, l'assicurazione paga il mutuo. La tua famiglia non resta con il debito. È una sicurezza in più. Io l'ho fatta perché vivo da sola. Mi sento più tranquilla. Ha senso. Ci penserò. Mia, posso chiederti un consiglio? Secondo te dovrei accettare l'offerta della prima banca con il tasso fisso o cercare altre opzioni? Ti consiglio di visitare almeno altre 2 o 3 banche. Ogni banca offre condizioni diverse. Alcune hanno tassi più bassi, altre hanno meno spese di apertura del mutuo. Vale la pena confrontare. Spese di apertura del mutuo? Cos'altro devo pagare? Ah sì, dimenticavo. Quando apri un mutuo paghi delle commissioni alla banca. Possono essere l'1 o il 2% del totale del mutuo. Nel tuo caso potrebbero essere 2.000 o 3.000 euro. Ogni volta che parliamo scopro nuove spese. Ma va bene, è meglio saperlo ora che dopo. Come posso confrontare le offerte delle diverse banche? Chiedi a ogni banca il TAEG. TAEG significa tasso annuo effettivo globale
Include il tasso di interesse e tutte le spese. È il numero più importante per confrontare le offerte. TAEG, ok. Lo scriverò. La prima banca mi ha dato un TAEG del 3%. È buono? Dipende dal mercato attuale. 3 anni fa, quando ho fatto il mio mutuo, il mio TAEG era del 2,5%, ma i tassi cambiano sempre. Devi confrontare con altre banche oggi. Lo farò questa settimana. Un'altra domanda. Posso cambiare banca dopo aver iniziato il mutuo? Se trovo condizioni migliori fra qualche anno? Sì, si chiama surroga del mutuo. Puoi trasferire il tuo mutuo a un'altra banca con condizioni migliori. Io l'ho considerato l'anno scorso, ma alla fine le differenze non erano abbastanza grandi. Interessante. È complicato fare la surroga? Non troppo. La nuova banca fa quasi tutto. Tu devi solo firmare i documenti. E la cosa bella è che per legge non puoi pagare penali se fai la surroga. È gratis. Davvero? Pensavo ci fossero penali se cambi banca. Ascoltatori, lo sapevate? In Italia potete cambiare la banca del mutuo senza pagare penali. È un diritto importante. Esatto. Molte persone non lo sanno. Ma torniamo alla tua situazione. Hai già trovato un'agenzia immobiliare per aiutarti? Sì, sto lavorando con un agente. Lei mi ha mostrato diverse case. Quella che mi piace l'ho vista 3 volte. L'agente dice che il proprietario vuole vendere velocemente. Stai attento. Quando dicono che qualcuno vuole vendere velocemente, non farti pressare. Prenditi il tempo necessario per decidere. È una decisione enorme. Hai ragione. Ma la casa mi piace davvero. È in una bella zona, vicino al mio lavoro. E il prezzo sembra giusto per il mercato. Hai fatto una perizia della casa? È importante sapere se il prezzo richiesto corrisponde al valore reale dell'immobile. La banca farà la perizia, vero? Sì, la banca manda un perito per valutare la casa. Ma puoi anche tu chiedere una perizia indipendente prima. Costa circa 500 euro, ma ti dà sicurezza. Non ci avevo pensato. Potrebbe essere una buona idea. E se la perizia dice che la casa vale meno del prezzo richiesto? Allora puoi negoziare con il venditore. Oppure la banca potrebbe darti un mutuo più piccolo. Le banche prestano soldi basandosi sul valore di perizia, non sul prezzo di vendita. Quindi se la casa costa 200.000 euro, ma vale solo 180.000, la banca mi presta soldi solo per 180.000? Esattamente. E ricorda, la banca comunque ti dà massimo l'80% del valore. Quindi dovresti avere ancora più anticipo. È importante fare questi controlli prima. Mamma mia, è più complicato di quanto pensassi. Ma sono determinato. Voglio questa casa. Devo solo organizzarmi bene con tutti i numeri. Ce la farai, Lucas. L'importante è essere preparati. Fai una lista di tutte le spese, anticipo, notaio, tasse, agenzia, perizia, ENE, assicurazione, aliene, spese della banca. Così sai esattamente quanti soldi ti servono. Ottima idea. Stasera farò questa lista e domani chiamerò altre 2 banche per chiedere le loro offerte. Ascoltatori, se state pensando di comprare casa, fate anche voi una lista completa delle spese. Perfetto. E ricorda, quando parli con le banche, fai tutte le domande che vuoi. Non esistono domande stupide. Loro sono lì per aiutarti a capire. Lo farò. Sai, Mia, all'inizio di questa conversazione ero nervoso. Ora mi sento più sicuro. Avere informazioni aiuta molto. Sono felice di averti aiutato. Comprare casa è una grande avventura, ma è anche molto emozionante. Tra qualche mese avrai le chiavi della tua nuova casa. Non vedo l'ora. Una cosa che mi emoziona molto è poter invitare amici e famiglia nella mia casa. Non più nell'appartamento in affitto, ma nella mia casa. È una sensazione bellissima. E poi puoi decorare come vuoi. Io ho dipinto una parete del soggiorno di blu. Il proprietario del mio vecchio appartamento non me lo permetteva mai. Anche io voglio fare cambiamenti.
Voglio mettere delle librerie in soggiorno e creare un piccolo ufficio nella seconda camera. Sarà perfetto per lavorare da casa. Fantastico! Vedo che hai già tanti progetti. Questo è un buon segno. Significa che sei davvero pronto per questo passo. Quando pensi di firmare il contratto preliminare? Cos'è il contratto preliminare? È il primo contratto che firmi con il venditore. Si chiama anche compromesso. In questo contratto tu ed il venditore vi impegnate a concludere la vendita. Di solito paghi anche una caparra. La caparra è l'anticipo che dicevi prima? No, sono due cose diverse. La caparra è una somma più piccola, forse il 5 o 10%, che dai quando firmi il compromesso. Dimostra che sei serio. L'anticipo completo lo dai dal notaio quando firmi il contratto definitivo. E se dopo il compromesso cambio idea, perdo la caparra? Sì, se tu annulli, perdi la caparra, ma se il venditore annulla, deve ridarti il doppio della caparra. È una protezione per entrambe le parti. Ascoltatori, avete mai sentito parlare del compromesso? È un passo importante nell'acquisto di una casa. Quindi devo essere sicuro al 100% prima di firmare il compromesso. Non posso tornare indietro facilmente. Esatto, ma di solito nel compromesso inserisci delle condizioni. Per esempio, la condizione che la banca approvi il tuo mutuo. Se la banca dice no, puoi annullare e riprendere la caparra. Questo mi fa sentire meglio. Almeno c'è questa protezione. Quanto tempo passa di solito tra il compromesso e il contratto definitivo dal notaio? Di solito 2 o 3 mesi. Questo tempo serve per fare tutte le pratiche. La banca approva il mutuo, il notaio controlla i documenti della casa, tu organizzi i soldi per tutte le spese. 2 o 3 mesi. Quindi, se firmo il compromesso a marzo, potrei avere le chiavi a maggio o giugno. Probabilmente sì. È emozionante, vero? Lucas, hai pensato al trasloco? Anche quello ha dei costi. Oh no! Un'altra spesa. Quanto costa traslocare? Dipende da quanta roba hai. Se fai tutto da solo con amici, paghi solo il noleggio del furgone, forse 100 euro. Se usi una ditta di traslochi, può costare da 300 a 1000 euro. Io non ho tantissimi mobili. Vivo in un piccolo appartamento ora. Penso che posso farlo con l'aiuto di amici. Magari offro pizza e birra a tutti. Ottima idea. Gli amici apprezzano sempre. E ricorda di fare il cambio di residenza all'anagrafe dopo il trasloco. È importante per le tasse e per ricevere la posta. Il cambio di residenza, giusto? Devo andare in comune. Sì, vai all'ufficio anagrafe del comune dove si trova la nuova casa. Porti un documento e il contratto di proprietà. È veloce, di solito lo fanno in pochi minuti. Perfetto. Mia, mi hai aiutato tantissimo oggi. Ora ho una visione molto più chiara di tutto il processo. Grazie davvero. Prego Lucas, sono felice di condividere la mia esperienza. E ascoltatori, se avete domande sui mutui o sull'acquisto di casa, scrivete nei commenti. Possiamo parlarne in un prossimo episodio. Sì, e se qualcuno di voi ha già comprato casa, condividete i vostri consigli. Sarebbe utile per tutti noi. Imparare l'italiano è importante, ma imparare queste cose pratiche sulla vita in Italia è altrettanto importante. Assolutamente. La lingua non è solo grammatica e vocaboli, è anche saper parlare di situazioni reali come mutui, case, documenti. Questi episodi vi preparano per la vita vera in Italia. Esatto. Io tra qualche settimana vi aggiornerò. Vi racconterò come va con le banche e se riesco a ottenere un buon mutuo. State con noi. Sarà interessante seguire il tuo percorso, Lucas, e magari quando avrai le chiavi facciamo un episodio speciale dalla tua nuova casa. Mi piacerebbe. Potremmo fare un tour virtuale in italiano. Sarebbe divertente e educativo per i nostri ascoltatori. Idea fantastica. Bene, ascoltatori, questo è tutto per oggi. Spero che abbiate imparato tante parole e frasi utili sui mutui e l'acquisto di casa. Praticate queste espressioni.
Sì, provate a usare parole come mutuo, tasso fisso, tasso variabile, rata mensile, anticipo, caparra, compromesso. Sono tutte parole importanti se volete vivere in Italia. E ricordate, imparare l'italiano è un viaggio. Non abbiate paura di fare errori. Ogni conversazione è un'opportunità per migliorare. Mia ha ragione. Noi qui su Wow Podcast Italian vogliamo rendere l'italiano facile e divertente per voi. Continuate a seguirci e a praticare ogni giorno. Prima di salutarci voglio ricordarvi di mettere mi piace a questo episodio se vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian per non perdere i prossimi episodi. E lasciate un commento. Ci piace leggere i vostri pensieri e le vostre domande. La nostra comunità di studenti di italiano sta crescendo e siamo felici di avervi con noi. Grazie mille per averci ascoltato oggi. Vi auguriamo una bellissima serata e ci vediamo nel prossimo episodio. Buonasera a tutti e continuate a praticare il vostro italiano. Ciao ciao! Ciao e a presto!